Buongiorno a tutti e bentornati sul canale ragazzi. Il calciomercato sta entrando nel vivo, anche se a mio avviso si doveva fare tutto prima, ma a quanto pare sta entrando nel vivo una settimana prima che si cominci il campionato, soprattutto in casa Napoli. Ufficializzato Sirigu, le visite mediche fatte, abbiamo il secondo portiere. Ci serve ancora il primo portiere e Navas e Kepa sono al 50% possibili tutti e due, quindi il Napoli sta ancora vedendo la situazione Fabian Ruiz a Paris Saint-Germain, se può avere qualche sconto per Navas ovviamente. Il problema principale resta l'ingaggio dei due portieri, quindi il Napoli sta veramente decidendo cosa fare sia con l'uno che con l'altro. Per quanto riguarda la situazione Raspadori al Napoli, ci sono gli ultimi dettagli da definire, almeno a quanto ha detto Sky ieri. E Carnevale ieri non si è sbottonato ancora e ha detto che dobbiamo ancora trovare l'accordo con il Napoli, ma a quanto pare per 35 milioni, bonus inclusi, si dovrebbe concludere l'operazione. Però, secondo me, visto che il Sassuolo ha fatto questo tira e molla al rialzo fino all'inizio del campionato, possiamo aspettarci anche delle sorprese, anche se credo che la squadra del Napoli comunque deve completarsi. Siamo ancora incompleti e Spalletti ieri ha lanciato l'ultimatum, ha detto che la società sa che la squadra è incompleta e deve intervenire, quindi Raspadori credo che arriverà, anche se a mio avviso 35 milioni sono un po' tantini, secondo me, che comunque io, vista l'andazzo della trattativa e visto che siamo arrivati agli sgoccioli con l'inizio del campionato, la domanda che mi faccio è, per 35, quasi 40 milioni si parla? Non c'era nessuno da poter prendere per rimpiazzare Mertens a posto di Raspadori. Secondo me si poteva trovare qualcuno prima, invece di arrivare comunque agli sgoccioli, perché arrivando agli sgoccioli tutte le società giocano al rialzo per un calciatore da vendere, perché sanno che sei alle strette, sanno che ti serve il calciatore e sanno che si inizia il campionato, quindi non è una strategia sconosciuta, lo si è sempre fatto. Però secondo me si poteva trovare anche qualcun altro perché prima di attivare tutti i contatti con Raspadori, perché la situazione Mertens, poiché ovviamente si è saputo alla fine che è andato via principalmente perché non rientrava nei piani tecnici di Spalletti, quindi lo si sapeva già dalla fine del campionato che Mertens non rimaneva. Lasciamo stare i rinnovi 2 milioni e 4, io ti ho offerto 2,6, 1,8, non ha accettato, non ho accettato. Se non rientri nei piani tecnici, le proposte di rinnovo sono fini a se stesse, secondo me. Quindi ci siamo mossi troppo tardi, soprattutto per un reparto dove abbiamo bisogno come il pane di gente tecnica. Anche perché Fabian al Paris Saint-Germain, Mertens l'hai venduto e Insigne se n'è andato. E lì avanti, ripeto, come ho detto nell'ultimo video, comunque se Kvaratskhelia non gira a livello di piedi, stiamo messi un po' così così. Però fiduciosi per Raspadori e speriamo che esca il giocatore che deve uscire e per i soldi che il Napoli sta spendendo, perché ripeto, 40 milioni quasi per me sono troppini, considerando che il Napoli in passato ha preso Higuain a 38 milioni. Stiamo parlando di un altro giocatore, stiamo parlando di un'altra trattativa, sicuramente. Stiamo parlando di un altro tecnico sulla panchina del Napoli perché c'era Benitez. Ovviamente l'appello a venire a Napoli era diverso, però Raspadori vuole venire a Napoli, ha sempre rifiutato tutte le offerte fino ad adesso perché vuole il Napoli, quindi bisogna contrattare col Sassuolo sperando di in qualche sconto e sperando che non arriviamo a questi 40 milioni perché ripeto, per me sono troppi. Se hai preso 38 milioni Higuain, prendesti Cavani a 19, giocatori che comunque ti hanno fatto la differenza. Raspadori è un talento che deve sbocciare ancora, per me hai giocato a Sassuolo e sicuramente hai giocato anche in nazionale, però poche apparizioni e non posso già dire è un grandissimo giocatore. Io spero che diventa
il nuovo Mertens. Così giustificata la cifra spesa, giustificata tutto il decorso per prenderlo e tutte le trattative che sono state fatte, estenuanti secondo me, per raggiuntoli per la società del Napoli, ma anche per il Sassuolo stesso, perché ho visto anche la partita di Coppa Italia, Modena-Sassuolo, e proprio Dionisi nel post partita, il tecnico del Sassuolo, ha detto poco interessa al calciatore e all'allenatore il mercato, perché comunque uno deve fare il proprio mestiere in panchina e l'altro deve giocare. Però il problema sorge se tu arrivi alla fine del mercato, cioè alla fine tra virgolette, all'inizio del campionato, e si devono rimpiazzare calciatori così importanti sia per il Sassuolo e sia per il Napoli, che deve rimpiazzare Mertens. Ovviamente per un allenatore diventa molto più difficile far quadrare il tutto in pochi giorni. Però purtroppo questa trattativa è andata così e la dobbiamo accettare. Speriamo che Raspadori venga a Napoli e spacchi tutto. Ti aspettiamo, Giacomo. Per quanto riguarda Fabian secondo me si farà tranquillamente al Paris Saint-Germain. Si parla di 20-25 milioni, che in questo caso a me mi sembrano pochi. Sì, c'è il fatto che l'anno prossimo Fabian sia in scadenza, rischia un anno di tribuna per poi partire l'anno prossimo a zero, quindi lo vuoi piazzare a 25. Va bene, però Fabian, a differenza di Raspadori, Fabian per esempio è già un giocatore che si può dire che possa fare la differenza da qualche parte, anche se è un po' lento e macchinoso, non è un centrocampista molto veloce, però visione di gioco e piede sinistro non si discutono, quindi 25 milioni mi sta pure bene, lo vendi e non lo perdi a zero l'anno prossimo. Però bisogna rimpiazzarlo, prendendo solo Raspadori abbiamo rimpiazzato forse un po' di Mertens, ma a centrocampo comunque ci serve un'altra persona. Il Napoli sembra che stia seguendo lo Celso, non credo che arrivi, però lo Celso non è Fabian. Comunque arriva anche Simeone, quindi Simeone dal Verona passa al Napoli e Petagna è andato al Monza. Lo si sapeva già da tempo, anche questa trattativa per me ha qualcosa di strano, perché si è aspettato finora per Petagna al Monza e Simeone al Napoli. Averci Simeone 2 settimane fa avrebbe cambiato, non dico di tanto, ma avrebbe cambiato un po' anche la mentalità di Spalletti nello schierare attaccanti e provare soluzioni. Però è arrivato, arriverà, ancora deve arrivare, ma siamo alle ultime. Simeone è un giocatore del Napoli, alla fine non ci sarà nessun colpo di scena. Si è aspettato che Petagna andasse a Monza per liberare lo spot in panchina. Ripeto, l'ho detto già tempo fa quando si parlava di Simeone al Napoli. Per me Simeone è una spanna sopra Petagna per quanto riguarda i gol fatti, velocità e rapidità. Però dobbiamo sempre vederli in campo. Ringraziamo Petagna per tutto ciò che ha fatto a Napoli e i gol decisivi che poi ha siglato, perché ci sono state un paio di gol dove ha tolto le castagne dal fuoco. E speriamo che Simeone possa fare lo stesso e anche di più. Una decina di gol, anche essendo un panchinaro, li puoi tranquillamente fare. Vedremo. Comunque questa è la situazione del Napoli per quanto riguarda il calciomercato e speriamo di avere quanto prima tutta la rosa al completo per poter competere in campionato. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Forza Napoli come sempre. Ciao!